Sono le cose più preziose per un pilota che sta per esordire in un campionato. La prima è il suo talento, che lo ha fatto arrivare fino lì. La seconda è la fiducia di chi crede in lui e lo fa salire di categoria facendo una scommessa al buio. Se tu le attacchi queste cose, soprattutto se le attacchi inutilmente, danneggi inutilmente il pilota. Quali sono le cose che dovrebbe invece fare un giornalista? Verificare i fatti e raccontarli onestamente, senza danneggiare nessuno per aver fatto disinformazione, clickbait e sensazionalismi solo per avere attenzione. Vi racconto una storia brutta di un pilota che è in un momento difficile e viene danneggiato nella sua credibilità, anche economicamente, vedrete poi come, e di un giornalismo strano che fa clickbait, fake news, per incapacità o malafede, non lo so, per distrazione, diciamo. E faccio anche i nomi e i cognomi, facendovi vedere le dichiarazioni e tutto. Ok? Volete vedere? Andiamo. Oh, ciao da Mr. Helmet. Parliamo di Fermin Aldeguer, che a gennaio scorso, qualcuno dice a marzo, ma io la news l'ho data a gennaio, ha firmato, pensate, con un anno di anticipo e ancora una stagione da fare in Moto2, un contratto diretto addirittura con Ducati Corse, un 2+2 pazzesco che ha visto Ducati per la prima volta dopo tanti anni osare investendo su un pilota giovane, molto giovane, 18 anni alla firma, ok? È un pilota che pensate, dopo l'europeo, come mondiale, arriva addirittura, passando per la Moto2 chiaramente, ma arriva addirittura dalla Moto E. Sarebbe il primo pilota MotoGP della storia ad arrivarci, la categoria tanto bistrattata, e non su una moto qualunque, ma su una Ducati. Ok? Io ho dato la notizia il 15 gennaio qui, altro che marzo. Aldeguer Ducati questa settimana firma immediata e davo tutti diciamo i dettagli, ok? Poi il 22 gennaio va bene, l'ho dato in Pramac, è chiaro, però ovviamente non potevo sapere, no? Aldeguer ha firmato con Ducati, andrà in Pramac, tutti i dettagli del contratto, ma dicevo, attenzione, Aldeguer ha firmato con Ducati, è chiaro, no? Poi, dopodiché, queste anticipazioni, Aldeguer non si è arrabbiato, ok? Perché non erano fake news. Mi ha regalato un orologio. Mi hai fatto questo regalo, è arrivato questa scatola piccola in questa scatola gigante e sicuramente è colpa di Faubel. Sicuramente è colpa di Faubel. Allora, voleva farti pensare che era più grande. sì, Era certo. Allora, quello lì dietro, Hector Faubel, noi ce lo ricordiamo, vice campione del mondo della 125. Perché poi io, Aldeguer, l'ho intervistato il 21 marzo, ok, con tutti i dettagli sul contratto, la moto e i retroscena. Va bene, è importante questa cosa qua. Ho raccontato un sacco di cose. E poi dopo l'ho dato in Gresini e ho dato anche contestualmente Morbidelli in VR46, ok? Eccola qui. Bomba di domenica sera, Fermina De Gara al posto di Marc Marquez in Gresini, con tutti i dettagli. Questo per spiegare che non ho mai improvvisato e non ho mai fatto, diciamo così, cose strane, ok? Adesso poi cosa succede? Che quest'anno, forse a disagio con le Pirelli, forse distratto con la testa altrove, forse sfortunato, forse coi pensieri già alla prossima stagione, va detto che Aldeguer non sta performando come ci si aspetterebbe da lui. Un giornalismo normale darebbe questa notizia. Un giornalismo normale cercherebbe di approfondire le cause di questo andamento al di sotto delle aspettative. Invece no, sceglie volontariamente, appena iniziato il mondiale, Moto2, già di iniziare a insinuare che Ducati, Firmin, Aldeguer potrebbe non volerlo più perché non sta andando bene, quindi rescindere il contratto, poi ci sono addirittura delle clausole. Sembra una fesseria, ma questa cosa può danneggiare pesantemente un pilota e il suo entourage, che ha dovuto più volte smentire e vi spiego perché. Addirittura è arrivato a parlare di clausole, cosa non necessaria perché Aldeguer non è a rischio. Okay? Un pilota esordiente, ve la spiego questa cosa, magari può sfuggire, però è così.
con un contratto diretto con una casa, deve già ringraziare che ha un contratto diretto con una casa, addirittura con un anno di anticipo, e quindi non ha un contratto generoso. Il primo contratto è d'ingresso, prende una cifra accettabile, quindi fa leva sui suoi sponsor. Per un pilota che sono molto importanti gli sponsor, ma se girano voci, faccio un esempio, che Ducati non ti vuole più, è chiaro che poi gli sponsor sono a rischio e potrebbero decidere di cambiare direzione o di andare da un'altra parte. Okay? Allo stesso modo poi un manager che ha fatto già una magia, come ha fatto Faubel, che è manager di Aldeguer, di portare un pilota in Ducati ufficiale, con contratto ufficiale, un anno d'anticipo, senza aver vinto la Moto2, insomma si deve trovare a spiegare delle cose dopo averle annunciate. Quindi lui e il pilota, eventualmente il retrocesso, perderebbero di credibilità. È un grosso danno. Cioè, se tu non hai delle informazioni reali che stanno succedendo delle cose, delle informazioni fondate, è meglio che certe cose non le fai, perché gli rechi un danno. Vi voglio tranquillizzare, mai Fermin Aldeguer è stato messo in discussione da Ducati e alla fine andrà in MotoGP, ok? Anche sul sito motogp.com ve lo faccio vedere, è tutto chiaro. Il 16 agosto, guardate qui, viene scritto il segreto di Pulcinella, cioè è quello che Fermin si sa che ha firmato con Gresini, ok? Guardatelo qui. About your future, because we know that you have a Ducati contract for 2025. With the news that Morbidelli is joining VR46, you will be Gresini Racing riders next season alongside Alex Marquez. How do you rate this news that today we know? Yeah, I think it's a secret that all people know, no? But I'm happy for this. I can say nothing now, but maybe soon. And yes, very happy to stay in this team with this bike, and nothing. The next year we talk in another time, no? Cosa ci dici di questa notizia che noi sappiamo già? Cioè, non so se mi sono spiegato. Che altro serve per prendere atto? Niente. Eppure un sito francese che si chiama Paddock GP, il 22 agosto, ok? 6 giorni dopo l'intervista a MotoGP.com, sceglie di inventarsi questa cosa e scrive: Fermin Aldeguer sembra sollevare sempre più interrogativi in MotoGP. Vediamo se lo trovo. Fermin Aldeguer serve di ancora un po' di interrogativi in MotoGP. Ok, 4 moto da distribuire, e questa è la traduzione in francese. Fermin Aldeguer, questioni interrogativi in MotoGP. Quali interrogativi? Gli interrogativi di chi? E poi Paddock GP continua a scrivere, per quanto riguarda Aldeguer, vediamo qui, per quanto riguarda Aldeguer, traduciamo in italiano in diretta, ve lo faccio vedere. Per quanto riguarda Aldeguer, nonostante il suo contratto con un Ducati, potrebbero spingere deludenti prestazioni potrebbero spingere Ducati a riconsiderare le sue decisioni e potenzialmente pagare la clausola risolutiva del contratto. Le voci circolano e la situazione resta poco chiara per questo giovane pilota. Ma le voci di chi? Poco chiara di chi? Non capisco chi lo dice. Le voci le diffondete voi. Tenete conto che Dorna 6 giorni prima, ha già dato tutto per certo. Attenzione, vi spiego una cosa. Il sito motogp.com scrive solo cose che sono già successe o che sono sicure al 100%. Per questo a volte arriva in ritardo, ok? Così anche il sito Superbike, perché il suo scopo non è quello di fare gli scoop e le anticipazioni, ma di parlare di cose sicure in modo che tutti gli addetti ai lavori prendano queste notizie come informazioni sicure. Quindi i francesi di Paddock GP, 6 giorni dopo MotoGP.com, si inventano una crisi, una probabile cosa. Io non ho una definizione di giornalismo, ma lo riconosco quando lo vedo e io qui, perdonatemi, non lo vedo. Okay? Il sito italiano Corse di Moto di Paolo Gozzi cosa fa? Prende pari pari il pezzo di Paddock GP il giorno dopo ancora di Paddock GP, quindi con 7 giorni di ritardo rispetto a MotoGP.com.
Ok, forse c'è un accordo editoriale, non lo so. Il pezzo però è uguale ed è questo qui. Ve lo faccio vedere. Ok? Però cosa fa MotoGP.com? Il titolo di Paddock GP è 4 moto ancora da distribuire, interrogativi senza risposta. Il titolo dello stesso pezzo su corse di moto diventa un'altra cosa. Diventa e se MotoGP, Ferdinand de Guer, e se Ducati ci avesse ripensato? Boh, è uguale? E l'occhiello, cioè il sottotitolo, diventa Fermin Aldeguer andrà davvero in MotoGP? Rimane ancora un mistero il futuro del pilota Moto2 che attualmente non sta brillando. Eccolo qui. Fermin Aldeguer andrà davvero in MotoGP? Rimane ancora un mistero il futuro del pilota Moto2 che attualmente non sta brillando. Non c'è alcun mistero, anche se Corse di moto di Paolo Gozzi scrive così. Aldeguer andrà in MotoGP e il suo futuro è quello. Il mistero è come mai 7 giorni dopo che MotoGP.com ha confermato praticamente la notizia parlando di segreto di Pulcinella, il segreto che tutti sanno, ci sono ancora dei siti che fanno questi articoli. Io non dico di uscire a luglio come Mr. Helmet, fate passare un mese e mezzo, ma almeno di fare un controllo prima di pubblicare, e mi riferisco a Paddock GP, e prima di prendere e riportare, e mi riferisco a corse di moto. La domanda è, avete mai parlato con Aldeguer? Avete mai parlato col suo manager Faubel? Ai signori di corse di moto e il direttore Paolo Gozzi ha risposto il manager di Aldeguer, l'ex pilota Hector Faubel, chiedendo spiegazioni sotto ai post messi su Facebook e Twitter. Ok? E ve lo faccio vedere qui. Con quali informazioni il sito Corse di Moto scrive che Ducati sta pensando di rinunciare a Fermin Aldeguer? Se sa qualcosa che io non so, chiede Hector Faubel sotto Corse di Moto. Ok? Bene, è stato anche gentile. Come affronta Corse di Moto la situazione di un manager che sia su Facebook che su Twitter, poi vabbè, lasciamo perdere, non le ho tutte le schermate, chiede conto di una notizia, le affronta così, ve lo faccio vedere, cancellando il post, elimina il post. Ok? Quindi rimane la domanda, la risposta su Twitter di Faubel al post, ma il post non c'è più. Bene, vi dico una cosa, a me pochi giorni fa è capitato che Laviglia, Gregorio Laviglia, manager della Superbike, volesse smentire un rumore che io avevo confermato. Okay? Io non ho cancellato la cosa, gli ho fatto un'ora di intervista. Okay? Corso di Moto utilizza l'articolo di qualcuno che non aveva fatto i compiti a casa, controllandone la veridicità e aggiungendo a quell'articolo un titolo insinuante a chiappaclic, mi si perdoni, per poi sparire e cancellare i post sui social, ma non l'articolo, ok? Perché l'articolo di Corse di Moto diretto da Paolo Gozzi rimane ancora ed è qui, ancora qui, non c'è, non è stato tolto. E se Ducati ci avesse ripensato, vi do una notizia a tutti, francesi e italiani, Ducati non ci ha ripensato. Allora, anche io ho fatto speculazioni sulla situazione di Aldeguer a gennaio già, ok? Guardate come è andata. Ve lo faccio vedere. A letto nella mia camera mi sono messo il tuo video e dico mamma mia, ha detto tutto perfetto perché era giusto quando andavo su Bologna a vedere a Gigi e dico ha detto tutto chiaro, non lo so. Ero nella macchina di Hector dietro, così, capito? Sì, No? sì, sì. Capito? Come i cagnolini che fanno sì. No, però io volevo sapere, quindi non c'è, possiamo dire che non c'è stato mai un contratto Pramac, cosa, sempre solo Ducati è stato, no? Sempre Questa solo cosa. Ducati. Alla fine noi non abbiamo parlato niente con Pramac. Sì, ho parlato tante volte con Campinotti, con Gino, che ho lavorato anche con lui a Spa, però
Però non abbiamo parlato niente di contratto, niente di questo, sai? C'è una differenza di reazioni fra di Faubel e verso corse di moto e di Aldeguer verso di me, perché c'è una differenza di modo di lavorare. Ha confermato quello che dicevamo, non c'era nessun contratto con Prava, ma direttamente con Ducati, e poi, oh, le speculazioni che avevi fatto, lo scoop che avevi fatto, era tutto giusto, anche i dettagli di quando andavo da Gigi. Allora, uno potrebbe pensare che io ce l'ho con questo sito corse di moto e con il suo direttore Paolo Gozzi, però la verità è che questo sito, che anche se l'è presa abbastanza con me per le cose che ho detto, chi segue Mister Helmet lo sa, si è reso diverse volte protagonista di fake news. Ok, nel 2019 questo sito si è inventato di sana pianta un record invernale della pista a Portimao da parte di Bautista su Honda, ma Bautista non solo non ha fatto nessun record con la Honda, e poi poverino l'abbiamo visto che stagione ha fatto, ma a Portimao a fare quel test non c'è nemmeno mai andato. Ok? L'articolo è questo qui, ve lo faccio vedere. Alvaro Bautista sotto il record del Portimao, sarà vero? Si dice che lo spagnolo con RC sia sceso sotto il record di Portimao con gomma da qualifica. Ma non è sceso proprio a Portimao, ok? Questa è la differenza. E io di questa cosa ho anche chiesto conto a Bautista. E guardate qui, durante un'intervista, perché io con Bautista ci parlo come con Aldeguer e Faubel. E è andata così, guardate un po'. Anche che a Portimao avevi fatto il record della pista con la Honda, ma tu non c'eri neanche andato. Non so se te lo ricordi, c'erano degli articoli. Bautista, record con la Honda a Portimao, però ti era nata la bambina. E quindi hanno detto un sacco di cose su Bautista, perché sai, quando sei arrivato in Super De Bautista, però, Corse di Moto ha fatto clickbait, Bautista sotto il record della pista è fake news Bautista Portimao, perché né è vero il record né è vero che Bautista Portimao ci è andato, quindi fake news. In seguito, sempre corse di moto, si è inventato la firma di Gabriele Giannini, allora pilota del National, con Puccetti in Superbike, ma i due stavano solo parlando e non c'è stata nessuna firma. E ve lo faccio vedere qui, il famoso articolo. Che favola, Gabriele Giannini, Superbike da Misano, una bella favola tutta da scrivere, però purtroppo non si è scritto. Il sogno diventa realtà. Qua dice, stanno definendo cosa ha fatto da qua, e quindi debutterà tra 2 settimane, debutterà nel mondiale a Misano con il team Puccetti Racing sulla Kawasaki, guidata fino allo... No, non è così. Ok? Non è così. Quindi, dopodiché, ancora recentemente un virgolettato di Del Bianco che avrebbe nominato il VDV, ma Del Bianco, pilota Yamaha, è più furbo di così e il VDV non l'ha mai nominato. Ogni giornalista di moto, quando si alza la mattina, deve fare 2 cose mentre beve il caffè, e non è quella che pensate voi, che è andare in bagno. Devi andare sul sito MotoGP e devi andare sul sito della Superbike, perché quelli sono gli organi ufficiali. Se lì c'è un'intervista in cui Aldeguer ti dice che andrà in Ducati con Gresini, al 99,9% è vera, e tu devi avere in mano molto di più di un rumor che ti inventi tu o di un articolo scritto da un altro che non hai verificato per smentirla, come è successo a me quando smentì VR46 con Tanal Aramco, che invece era riportato da Dorna come team per l'anno successivo, ma io avevo qualcosa in mano e non più di qualcosa in mano, e nonostante questo, perdonatemi l'eleganza, sono stato col culo stretto per molto tempo, perché mi sembrava così strano che Dorna scrivesse ufficialmente su MotoGP.com una roba del genere. Allora, Paddock GP non ha niente in mano e ha fatto fake news, infatti Aldeguer, ve lo dico, andrà con Gresini. Corse di moto di Paolo Gozzi, ha preso supposizioni fatte da Paddock GP e gli ha aggiunto anche un titolo che insinua eventuali difficoltà e diventa clickbait. Non ve lo faccio rivedere. Secondo me, se uno non lo fa apposta, allora non è proprio capacissimo di fare questo lavoro. Se invece uno lo fa apposta, no, non ci credo, non lo voglio pensare che lo faccia apposta. Ok? Allora, avrei voluto aspettare l'ufficializzazione di Aldeguer in Gresini per andare a colpo sicuro e fare questo video, ok? Però io sono sicuro, ok? Quindi Aldeguer andrà in MotoGP con Gresini e sarà annunciato entro la fine della settimana prossima, giorno più, giorno meno, va bene? E
magari ci sarà qualche ritardo per qualche motivo, non lo so, però si presenteranno col solito modo, con un highlight della carriera di Aldeguer, no? Delle robe così, poi la foto con Gigi, la foto Gresini, la foto con Nadia, il video, un videoclip, un video, le foto, solite robe, ok? E sarà Aldeguer il primo pilota MotoGP proveniente dalla Moto E. Sicuro, sicuro, sicuro. Se sai lavorare e ti informi e fai i compiti a casa, non ti servono né i clickbait né le fake news per far sì che il pubblico ti si fili, ok? Ciao da Mr. Helmet.